Ciao, ben ritrovati in Bluespin Art. Vi faccio vedere come realizzare la granny triangolare effetto 3D. Avete visto anche in precedenza probabilmente il video riferito alla granny esagonale effetto 3D e qui si tratta semplicemente di ripetere la lavorazione identica, quindi la stessa lavorazione, soltanto chiaramente per numeri di petali inferiori. Ovviamente a me interessa rispettare il triangolo come porzione dell'esagono e quindi soltanto 3 angoli e quindi soltanto 3 petali. Qui ho già realizzato la parte centrale perché di fatto è identica, come abbiamo detto, alla granny, variando soltanto per il fatto che, non essendo più una lavorazione circolare, ci stiamo concentrando ad una lavorazione sulla mezzaluna e quindi tutte le volte arrivati a fine giro dobbiamo girare la lavorazione e farlo in senso opposto. Sono così partita dal cerchio magico e ho realizzato i primi 4 punti alti con la separazione di 3 catenelle, sopra i quali, girando il lavoro, ho realizzato i miei petali esattamente identici come nel caso di quella esagonale. Questa piastrella, infatti, essendo per l'appunto identica a quella più grande, la si impiega spesso come complemento e unione per lavori più estesi e quindi è molto utile sapere appunto che quella piastrella così particolare con questo effetto 3D di ricamo in rilievo può essere anche eseguita in formati più piccoli. Quindi abbiamo detto siamo arrivati alla fine del terzo petalo. A questo punto ci troviamo a fine giro e dobbiamo retrocedere con la lavorazione posteriore perché dobbiamo occuparci adesso di creare i 3 ganci, quindi le 3 asole posteriori sulla quale faremo il secondo giro di petali. Quindi arrivati a questo punto prendiamo l'ultimo gancetto che abbiamo e lo facciamo girare dentro. Quindi prendiamo l'ultima maglia che abbiamo a disposizione sottostante, aiuto, mi scappa il gancetto, e infatti ecco mi è scappato, scusatemi. Quando si lavora con un filo in uncino così piccolo, sotto poi un video si impazzisce, ve lo dico. Allora, abbiamo detto che ci è scappato l'ultimo punto basso. Il gancetto mi interessa tenerlo vivo perché lo voglio fare girare dall'altra parte e quindi non mi scappare, prendilo e ecco qua, dietro. Adesso che siamo dietro ci occupiamo delle famose asoline che ci interessano per sviluppare poi appunto l'altro giro di petali. Quindi esattamente come la granny esagonale le dimensioni sono le stesse e quindi anche le catenelle retro sono di 9 magliette, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sull'ottava ci fissiamo con un punto bassissimo. Adesso vedete che io sto lavorando praticamente al contrario rispetto all'esagonale. L'esagonale io ce l'avevo frontale
perché lavorando in circonferenza mi si presenta il lavoro sempre frontale col petalo bello, e quindi io dovevo agganciarmi dietro. Adesso invece che ho la lavorazione a mezzaluna e sono costretta a girare la lavorazione, e quindi mi trovo a lavorare direttamente sul retro. Quindi mi trovo a fare esattamente gli stessi punti retro, quindi facciamo un'altra catenella e vado a cercare l'incrocio dei petali. L'incrocio dei petali che sono questi due fili, e anche qua con un punto bassissimo blocco la prima formazione di asolina. Adesso faccio anche le altre due, quindi sempre 8 di catenella, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 più una, 9, perché è quella che ci ancora. Alla ottava blocchiamo con un punto basso, altra catenella e andiamo all'incrocio dei nostri punti. Troppo stretto, sono stata troppo stretta con il lavoro, faccio fatica a fare entrare l'uncino. Ancora 9 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entro nell'ottava, una maglietta e mi fermo sul lato estremo e sul primissimo punto basso che avevo dell'inizio petalo. Con un punto bassissimo mi chiudo lì. Sì, sono stata proprio molto stretta, adesso faccio fatica a far scivolare dentro il lavoro. Ecco, allora, ricapitolando, si è ingarbugliato. Qui abbiamo frontalmente 3 petali e dietro abbiamo 1, 2 e 3 ganci entro cui far stare il resto dei petali. Vedete, a questo punto io mi sono trovata con la lavorazione in bella mostra del secondo giro di petali, bello, che è identico a questo primissimo giro frontale, e quindi adesso entro con gli stessi punti che abbiamo ripetuto per la grammi esagonale anche in questi spazi. Quindi punto basso, prima sul braccino di quella che io chiamo la struttura retro, e poi punto basso, e i primi 5 punti li facciamo alti per mantenere la nostra grammi sempre come fosse proprio lavorazione piatta su un lato. Se facessimo tutti i doppi punti alti così come abbiamo fatto per l'esagonale, avremmo una parte di petalo che sborda e fuoriesce perché è grande. Quindi per contenere la dimensione su un lato e quindi rispettare questo taglio triangolare, i primi punti saranno semplicemente punti alti e non doppi. Quindi faremo il primo punto basso, un punto alto, e il primo gruppo di 3 li facciamo comunque alti e non doppi come gli altri.
quindi sono 3 più 1, sono 4 punti alti, basso, 4 altri, doppi, doppi, alto, basso, bassissimo, e ripetiamo. Questo lo facciamo integro e perfetto con i tripli, quindi doppi punti, perché il petalo è bello pieno, e di qui riproponiamo lo stesso schema che abbiamo fatto da questa parte. La prima parte interna bella piena cicciottella, questo lato invece lo facciamo soltanto di punti alti. Ora ci troviamo con il gancio di lavorazione, vediamo che lo becco, ecco, sul retro, perché noi abbiamo fatto questi gancetti retro, e quindi non dobbiamo far altro che entrare direttamente nel braccino di quella che io chiamo la struttura retro, e quindi siamo già qua e dobbiamo semplicemente entrare e salire e a fare tutto questo giro. Questa è la lavorazione delle prime 2 righe a petali. Vedete? Questa è la parte più stretta dei punti alti, che è rimasta quindi contenuta di dimensione. Si sviluppa bene il petalo cicciottino, lo stesso qua è pieno, questo è sempre cicciottino e questo ha una misura più contenuta, proprio come dicevo, per contenere il lato quadrato, o meglio rispettare questa triangolarità. A questo punto, visto che ci fermiamo quindi con l'ultimo punto bassissimo, che è quello sul braccino di lavorazione dell'ultimo petalo, siamo già al punto basso, ci spostiamo col gancio di lavorazione fuori da questa parte. Per evitare di fare un accrocchio brutto frontale, io lo faccio girare direttamente sotto, quindi lo prendo da sotto e lo riporto avanti. Preferisco, perché poi magari lasciandolo esterno mi appiattisce il lavoro. Ora che ci troviamo in questa posizione, passiamo su questo bordo con dei punti bassissimi, che poi sono questi. Ne facciamo 3 più 1 centrale, io qui non l'ho segnato, lo segno adesso così ci ricordiamo. 1 lo faccio centrale, altrimenti mi tira il lavoro, e poi altri 3 dalla parte opposta. Quindi abbiamo spostato in avanti il gancio di lavorazione, faccio 3 punti bassi, così per tutto il perimetro. Entriamo nel cerchio magico, che ormai si è chiuso quasi completamente. Ok, per fortuna resta morbido, e poi ancora 3 dall'altra parte. 1, 2, 3. Abbiamo rifinito anche la parte del nostro fiore senza petali. Lo stesso discorso vale da questa parte. Poiché adesso devo iniziare a fare gli archetti sui lati, preferisco entrare e quindi spostarmi sempre col gancio di lavorazione dietro. Quindi lo prendo e me lo sposto dietro. È a questo punto che mi porto avanti, sempre con dei punti bassissimi. Magari state morbidi, in modo tale da riprendere
i punti che avete sotto e vi spostate fino alla fine dei 4 punti alti, quindi fino ad incrociare i primi 3 punti alti, quindi qua, e in ogni caso qua. È a questo punto che faremo partire gli archetti da 5, 4, 5 e ci infiliamo alla chiusura dei primi 3 doppi. Quindi siamo arrivati alla fine, 1, 2, 3, l'ultimo punto alto, lo superiamo sempre con un punto bassissimo, entriamo tra il punto alto e il primo gruppo dei doppi e ci saliamo con il primo archetto di 5, 3, 4, 5, entriamo dopo i 3 e ancora 5, 4, 5 e dopo i 3. Per rispettare quindi la lavorazione identica alla nostra esagonale, carichiamo sempre del punto alto, prendiamolo e ci buttiamo da questa parte. È a questo punto che uniamo i 2 petali. Altro archetto da 5, questo qua è il petalo centrale, quindi lo facciamo tutto bello, senza accorgimenti particolari, e ancora 5, carichiamo il punto alto, 1, 2, 3, ci infiliamo, mezzo lo facciamo, prendiamo da questa parte l'altro petalo e uniamo insieme i 2 punti alti, così abbiamo unito i petali. Ancora 5, 1, 2, 3, entriamo dopo, 1, 2, 3, 4, 5, per questo caso ci fermiamo in modo semplice con un punto bassissimo per chiudere il giro. Il nostro primo giro di archetti lo abbiamo fatto. Ora non facciamo altro che girare il lavoro e andare avanti con la lavorazione ad archetti. Quindi stoppandoci sull'ultimo petalo, giriamo il lavoro, saliamo con un paio di punti bassi al centro del nostro archetto, e qui facciamo partire il primo archetto di 6. Perché? Perché questo è il primo archetto che si riferisce allo spigolo e all'angolo della gramni, che è quello che deve essere leggermente più visibile del resto della lavorazione. Quindi questo lo facciamo di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiudiamo nello stesso archetto e adesso finiamo il giro 3 con i nostri archetti da 5 e, come dicevo, l'archetto di 6 solo in prossimità del cuneo, dello spigolo dell'angolo del nostro triangolo. 2, 3, 4,
4, 5. Vedete, qua sono arrivata già sulla punta del nostro petalo e quindi sarà qui che inserisco le 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6, e dentro con l'archetto nello stesso punto, perché devo creare lo spigolo. 1, 2, 3, 4, 5. Lo stesso farò adesso con l'angolo basso. 2, 3, 4, 5. Ci siamo quasi. 1, 2, 3. Ok, ecco qua. Questo qua è l'ultimo archetto e sarà qui che faccio l'archetto di 6. 2, 4, 6 e lo chiudo nel medesimo spazio. Ecco, questo piano piano è la struttura e l'impianto che prende forma della nostra granny triangolare. Vedete le 3 puntine? Lo giro perché adesso comunque devo girarmi con la lavorazione, e questa è già la nostra piccola piastrellina che prende forma. La lavorazione adesso prosegue così, esattamente come lo è stato per la granny esagonale, soltanto con gli archetti, quindi da 6 solo sugli angoli e da 5 sui lati, senza mai toccare la parte bassa, ma lavorare sempre in andata e ritorno sui triangoli principali. Vado avanti fin quando mi è utile e poi vi faccio vedere il risultato. Ci siamo, questa è la nostra bella piastrellina triangolare effetto 3D. Ho fatto 6 giri e quindi per quanto mi riguarda la considero una misura diciamo media, che può essere utile al lavoro che sto eseguendo. Naturalmente voi potete proseguire e farla più grande o addirittura più piccola. Spero che vi sia piaciuto. Qualsiasi commento o domanda lasciatelo nei commenti. Ciao, buona giornata da Fulvia.